Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti ad un nuovo appuntamento. Quest'anno un appuntamento fantastico, lasciatemelo dire. Avrò come commentatore tecnico fisso Roberto Rolfo. Ciao Roberto. Ciao Giacomo, ciao a tutti. Grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life e per essere il nostro opinionista praticamente fisso per tutto il mondiale Superbike. E per me è un grandissimo piacere anche poter non solo condividere con te questa cosa, ma poter commentare un campionato così bello. Direi che anche questo primo weekend di gare ci ha veramente regalato emozioni incredibili sotto tutti i punti di vista, non solo risultati, ma anche tante scene e sorpassi veramente eccitanti, bellissimo. Roberto, secondo te siamo partiti col piede giusto per questo mondiale Superbike? Io direi che è partito proprio nella configurazione SDK, o meglio, un mondiale quello Superbike che secondo me è sempre stato esaltante proprio per lo spettacolo a livello di gare che ci ha sempre regalato, anche quando ci correvo io, non solo la Superbike, in generale anche la Supersport, proprio la formula delle derivate di serie, e direi che ha mantenuto le aspettative ancora di più a Phillip Island, che è una pista bellissima. Io l'ho sempre amata ed è una delle piste che più mi sono piaciute e che mi piacciono tuttora anche da vedere a livello di gare, perché regala sempre secondo me dei sorpassi davvero incredibili ad altissima velocità. E anche a livello di piloti devo dire che sì, hanno mantenuto anche loro le aspettative. Mi aspettavo, a parte qualche sorpresa, comunque i piloti che sono arrivati sul podio sono quelli che un po' avevamo già visto nei test molto veloci. Entriamo nel vivo del weekend, ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci Roberto. Allora, questo weekend che in realtà ci ha regalato 5 Super Pole Race, perché alla fine di gare lunghe Sì. non ne abbiamo viste. No, questa volta non ne abbiamo viste di gare lunghe. Dal punto di vista dello spettacolo devo dire che è stato anche bello così, perché ha regalato una novità che però non è così nuova come cosa a Phillip Island, perché anche 11 anni fa, quando avevano rifatto l'asfalto e io correvo nel mondiale Supersport con la MV, i problemi erano gli stessi. Avevano dovuto accorciare praticamente tutte le gare per il problema dell'usura gomma posteriore, soprattutto per le temperature che si raggiungevano all'uscita dell'ultima curva, quella veloce a sinistra. I ragazzi del circuito, quelli che seguono proprio un po' anche la parte sicurezza, negli anni hanno fatto veramente dei bei progressi su una pista eccezionale, velocissima. A livello d'asfalto devo dire che è un perché a livello di aderenza è veramente incredibile, lo è sempre stato e vedo che continua ad esserlo, creando però delle difficoltà che ci hanno regalato uno spettacolo diverso con questa doppia gara, chiamiamola così. Decisamente diverso anche dal punto di vista tecnico, perché non credo che sia stato facile per tutti i piloti comunque gestire delle sprint, delle vere e proprie sprint race ogni volta, quindi anche dopo la sosta ai box ripartire e riuscire a concludere con poco a disposizione, se vogliamo, a livello di tempo e di giri. Qui, secondo me, in questa foto abbiamo una foto del weekend. Scusate il giro di parole, ma in realtà sono stati i 3 protagonisti e le 3 rivelazioni del weekend. Bulega, rivelazione onestamente non tantissimo, perché dai test si era visto che era velocissimo, è sempre stato nelle prime posizioni. Certo, vedere come si sarebbe comportato in gara era una novità, ma si è comportato da campione. Sì, parlando di Bulega direi proprio di sì. La sorpresa Bulega è arrivata nei test. Infatti qui a Phillip Island era un po' la prova della cosa, perché a volte può capitare di andare forte nei test invernali, soprattutto a Jerez de la Frontera, dove l'asfalto d'inverno è molto performante, la pista è molto veloce, molto più veloce in inverno rispetto agli altri periodi. Quindi a volte non dico che sia un po' falsata la cosa, ma ovviamente la grande aderenza che offre appunto la pista andalusa in inverno va a coprire altri problemi legati magari o alla conoscenza della moto, quindi tecnica di guida, il fatto di rialzare rapidamente una superbike per scaricare a terra i cavalli, piloti che arrivano magari da categorie inferiori, categorie a livello inferiore a livello di cilindrata, come Bulega in questo caso che arriva dalla Supersport. Magari questi piloti fanno ancora fatica all'inizio sulla superbike a trovare tutta quella trazione, ed ecco che se l'asfalto è in condizioni ottime è ovvio che va a coprire questi problemi. E Bulega è stata una conferma, mi ha sorpreso tanto nei test, non solo a Jerez ovviamente, anche a Portimao, e devo dire che qui si è confermato, quindi non era più una sorpresa, ma si è comportato da campione, perché poi gestire la cosa in gara bisogna metterci anche la testa nel modo giusto, essere aggressivo, attaccare, soprattutto su gare così spezzate a metà, gare di questo tipo, ma saperle anche gestire a livello di tensioni.
quindi bravo come guida e bravo come gestione del tutto. Conferma tutto quello che dici tu con il podio di gara 1. Podio di gara 1 dove ha guidato veramente bene, soprattutto quello che più mi stupisce è che sia in grado di sfruttare comunque molto bene questa moto senza esperienza, o meglio, non è che abbia ovviamente tutta questa esperienza di Superbike. È vero che oggi quelli che sono i controlli di trazione e l'elettronica aiutano tantissimo anche chi arriva da categorie con meno cavalli come lui, però bravo veramente a guidare questo tipo di moto anche più faticosa rispetto a una cilindrata inferiore, quello sì. Bulega lo vedremo come conferma sulle piste europee, perché sicuramente si alzeranno sicuramente le temperature, ecco, parlando poi anche di Barcellona, delle prossime gare, bisognerà vedere questo discorso del fatto di riuscire su piste magari anche più strette in certi punti a livello di curve, sia a destra che a sinistra, tornanti, cambi di direzione, se riuscirà già a avere quell'esperienza per gestire una moto così performante e potente. Phillip Island è una pista molto veloce, anche chi è in grado di far scorrere la moto, viene da categorie più piccole come lui, riesce magari a cavarsela bene. Lo aspetto un po' all'esordio nelle gare europee con temperature probabilmente più alte. Abbiamo assistito questo weekend a una cosa mai successa nel motorsport. Un pilota che sta lontano dalle gare per 4 anni e che finisce la sua prima gara d'esordio così. Per me non è una sorpresa, perché allora intanto mi fa molto piacere perché ovviamente il risultato o comunque i risultati nell'insieme, perché anche quello che aveva già ottenuto ai test secondo me faceva capire che la velocità non l'ha assolutamente persa Iannone, e mi fa molto piacere perché ovviamente è rimasto fermo un po' troppo indipendentemente dalla penalità che ha dovuto scontare eccetera per il discorso doping, però non si è mai abbattuto e questo mi fa piacere, indipendentemente. Io cerco sempre di fare una valutazione tecnica sia a livello di comportamento del pilota che di guida in pista, quindi non è un simpatizzare più uno dell'altro assolutamente, però mi fa piacere questa cosa perché non si è mai demoralizzato e si è preparato molto bene pur restando fermo e restando al di fuori delle gare. Vabbè, è ancora giovane ovviamente, quindi non vai a perdere quello smalto a livello di competizione, però ovvio che tendi a perdere un po' il ritmo, e questo secondo me può insegnare tanto, ed è una cosa che cerco di dire anche tante volte ai miei corsi, che cercare magari di migliorarsi, di essere sempre là davanti attaccando come chi corre continuamente ogni anno alle gare, è troppo concentrato magari sul risultato e non va a lavorare su quelli che possono essere i suoi punti deboli sia di concentrazione che di guida in pista. Perché non c'è il tempo, sei lì col cronometro, sei lì che cerchi i risultati e tante volte fai sì messa a punto della moto ma non lavori così tanto su te stesso, hai solo il periodo invernale per farlo. Dove è stato bravo Iannone? Secondo me lui ha resettato completamente dopo i primi 2 anni veramente complicati secondo me dello stop appunto che gli è stato dato. Ha lavorato molto bene negli altri nell'altra parte, nella parte successiva prima di tornare in sella, lavorando proprio su se stesso sia mentalmente che a livello di guida. Io pensavo, guarda, l'unica cosa pensavo gli potesse mancare un po' di quello smalto che ti arriva quando sei sempre in bagarre, gomitato eccetera, invece in realtà non ha perso nulla neanche di quello. Sulla velocità non avevo dubbi, per quello dico, per me non è una sorpresa, ammetto che non me lo sarei aspettato subito sul podio, quello sì. Completiamo il podio di gara 1 con Andrea Locatelli. Andrea si è caricato praticamente i colori di Yamaha sulle spalle, perché questo weekend quello che ha portato la Yamaha avanti è stato solo lui. È proprio vero, e da Yamaha a Phillip Island mi aspettavo un po' di più, o meglio, un po' di facilità in più a ottenere risultati. Vedendo non solo Locatelli, ma anche il suo compagno di squadra Ria, mi aspettavo comunque delle gare più costanti, ecco, meno difficoltà nell'ottenere un risultato, indipendentemente dal bellissimo podio di Locatelli, appunto. Però si è visto quanto abbia fatto comunque fatica a mantenere costanza di ritmo, perché è stato veramente guadagnato quel risultato. Una Yamaha che secondo me continua a godere di un ottimo telaio, deve riflettere un po' sulle piste veloci, quindi anche Barcellona è vero che ha delle curve strette, delle staccate abbastanza impegnative dove grazie alla caratteristica di poter ritardare un po' quelli che sono gli ingressi in curva, perché la grande vantaggio della Yamaha è proprio quella di avere un angolo di sterzo abbastanza chiuso, una moto che ti permette di frenare forte sì ma di essere molto veloce nell'inserimento in curva, quindi Barcellona potrebbe non essere male, però ha anche dei tratti veloci. Secondo me loro come Yamaha dovranno lavorare abbastanza su questa parte, perché l'ho vista un po' instabile, infatti poi anche la caduta di Ria, brutta caduta, viene un po' da sicuramente il fatto di voler anche rimontare, arrivare alle sensazioni dei test, perché Ria a Jerez mi aveva anche sorpreso, devo dire, perché ma questo fin dai test di novembre, da quando aveva preso in mano la Yamaha per la prima volta, qui era veramente lontano dalle prestazioni. L'unico veramente, come hai detto, che ha fatto brillare il marchio e il team è stato bravissimo Locatelli. Ria, diamo l'informazione, per fortuna sta bene, la caduta in gara 2 non ha avuto conseguenze,
quindi ora resettare tutto e partire per Barcellona. E infatti la cosa migliore, il resettare, bravo, quello è sempre importante. Ma a sottolineare proprio il fatto che Andrea Locatelli si è caricato sulle proprie spalle la casa dei tre di Apason lo certifica il podio della Super Pole Race. Beh, ma guarda, infatti secondo me la moto ha un grande potenziale quando viene sfruttata con condizioni di gomme nuove, con condizioni magari di poco peso anche a livello di benzina nel serbatoio, e il risultato di Locatelli nella Super Pole Race fa capire che quello che può mancare a quella moto sui curvoni veloci, secondo me a livello anche di stabilità, lo sente molto molto meno quando è in configurazione qualifica. Benché le altre gare anche siano state un po' diverse dal solito, visto la sostituzione della gomma posteriore e il fatto di trovarsi proprio una configurazione diversa, perché ovviamente non si portano avanti le stesse sensazioni per tanti giri, ma la cosa viene interrotta. Però abbiamo visto che le difficoltà di questa moto, legate a Locatelli, legate comunque a Jonathan Rea, sono arrivate quando si deve portare a casa un risultato più costante, più lungo, manca ritmo, e per questo secondo me il risultato di Locatelli nella Super Pole Race dovrebbe far capire ancora di più ai tecnici Yamaha la direzione per lavorare ed essere più competitivi sulla costanza. Colui che debutta con la casa BMW è alla porta direttamente sul podio. Ecco, questo non me lo aspettavo invece. Per me questa è una bella novità, perché è un funambolo nella guida, ha veramente delle doti a livello di gestione del gas soprattutto, lo dimostra anche il fatto che comunque con questa BMW si sia trovato davvero bene fin dall'inizio, una moto decisamente più scorbutica, più impegnativa di quella che guidava prima, però arrivare a portarla sul podio così in fretta, in una pista comunque difficile, perché a Phillip Island si va molto forte. È vero che il fatto di andare forte su curvoni veloci si passa in quell'incrocio di potenza, benché sia gestita dall'elettronica, meno volte rispetto a circuiti più lenti dove si parte dal basso, però i tornantini ci sono anche a Phillip Island. Il fatto di dover gestire questo grip veramente molto elevato della pista, ma incostante, perché abbiamo visto che tiene, ma quando poi ti molla, e quindi è stato bravo a mettere, secondo me, in pista quelle che sono le sue doti di controllo del mezzo, il fatto di gestire non solo la moto, ma gestire anche se stesso, perché lui utilizza molto il corpo nella guida, quindi riesce veramente ad anticipare tanto quello che la moto potrebbe fare nella parte successiva di traiettoria, ed è lì secondo me la sua grande forza, lo è sempre stata. Poi vediamo anche come gioca con la moto sempre nell'insieme, questo si riflette molto in pista, cose che secondo me anche altri piloti non hanno. Infatti è una dote che può venire fuori soprattutto sulla BMW anche in condizioni di pista scivolosa o sul bagnato. Per me un 10 pieno come voto, perché ha fatto veramente una bellissima gara, ma nell'insieme un weekend molto bello dal mio punto di vista. Poi abbiamo visto anche la rottura del motore, quindi non è stato aiutato così tanto dalla fortuna, se vogliamo. Invece la rivelazione, il grande matador di Phillip Island, Alex Lowes. Alex, guarda, è stato veramente bravo, perché intanto non mi aspettavo un risultato così della Kawasaki. È vero che la moto va forte comunque a livello di motore, soprattutto per le caratteristiche del circuito si è sempre adattata bene. Addirittura quando guidavo io la Ducati del team Pedercini nel 2011, che comunque era una moto completamente privata con prestazioni abbastanza limitate rispetto alle ufficiali, Phillip Island era una di quelle piste in cui mi ero trovato davvero molto bene, quindi sicuramente la pista un po' ha aiutato, però non mi aspettavo un risultato della Kawasaki così, e soprattutto ovviamente il risultato da parte di Alex Lowes, perché non è tanto i risultati in sé, ma come l'ha ottenuto, quindi il sorpasso all'esterno, la voglia che aveva di vincere, di arrivare comunque là davanti, e ci è riuscito, ma ci è riuscito in un modo particolare, arrivando addirittura alla vittoria. Ecco, questo secondo me è bello tutto quello che abbiamo detto adesso, ma è il risultato più, per come è stato ottenuto, più bello, perché ha regalato davvero tanto spettacolo. Per rimanere invece sempre in casa Kawasaki, Axel Bassani, ovviamente si sapeva, sta faticando, deve abituarsi ad una moto completamente diversa, deve ripartire da zero, però alla fine è stato molto costante, è cresciuto durante tutto il weekend, dai test fino a gara 2, come ce lo dobbiamo aspettare in futuro? Hai detto bene, è cresciuto comunque costantemente, o meglio, è riuscito a mantenere una costanza, e questo è importante, perché tante volte quando non si va così bene, si fatica con una moto nuova. Io posso capire un po' le sue sensazioni, perché comunque era abituato alla guida di una moto Ducati che a livello di avantreno, a livello di telaistica, ti dà delle sensazioni, ecco, delle sensazioni di una stabilità incredibile, veramente una moto che si comporta in maniera completamente diversa rispetto allo stile Kawasaki, che non è detto che sia negativo, perché parlavamo poco fa di Lowe's, abbiamo visto quanto sia andato forte, ma è una moto difficile perché se sei abituato alla guida più racing a tutti gli effetti di una moto nata per la pista già come moto di serie, parliamo della Ducati, mi viene un po' in mente il mio passato
passaggio MV 2013, dove moto abbastanza simile a caratteristiche telaistiche di una moto italiana, quindi della Ducati, moto con un'elettronica eccezionale, moto su cui ci si riesce ad esprimere proprio a livello di movimento del corpo. E il mio passaggio Supersport Kawasaki 2014, quindi allora parlando del mondiale Supersport, disastro, un po' le stesse sensazioni e le stesse difficoltà che, parlando ancora dei test, ha incontrato appunto Bassani, però è stato costante, l'hai detto prima ed è giusta questa cosa ed è importantissimo perché non si è perso d'animo nella cosa, ha cercato sempre di trovare un filo logico e quello lo dimostra il cronometro, non solo i risultati, ma se guardiamo un po' il cronologico e tutto, comunque è rimasto davvero costante, quindi ha molto margine di crescita. Phillip Island è un po' una gara a sé, aspettiamo Barcellona, secondo me anche adesso staccare, tornare poi in pista lo può aiutare a fare un bel progresso, ci arriva, secondo me ci arriverà assolutamente a risultati ottimi, ha tutto il potenziale suo di talento per farlo. E quando parliamo dei risultati ottimi, cioè questo podio sancisce che i vecchi leoni ancora ruggiscono e cercano di tenersi stretto il loro primato. Danilo Petrucci conquista un podio, ma voluto veramente con il sorpasso su Andrea Iannone. Sam Lowe, straordinario, conferma il weekend idilliaco che ha avuto lui con la Kawasaki, conquistando nuovamente la vittoria. Roberto, parlaci un po' tu di Alvaro Bautista. Allora, per me Bautista ha corso da campione a tutti gli effetti, perché dopo il risultato di gara 1 con la caduta, ovviamente si aspettava secondo me di portare a casa, indipendentemente dal risultato finale, i primi veri punti per una stagione che si preannuncia da un lato difficile perché la competitività in pista è davvero tanta, ma lui conosce bene la Ducati, la conosce davvero bene perché si vede che il binomio funziona, hanno anche sviluppato negli anni scorsi la moto su di lui, esce dalla scorsa stagione come campione del mondo, è un po' quello che vediamo anche nella MotoGP con Bagnaia, cioè quel binomio c'è, funziona, è difficile che il risultato si perda comunque, infatti in gara 2 è tornato molto competitivo e secondo me per tutta la stagione sarà lì davanti e potrà sempre ambire e battagliare per il podio, quello sicuramente. E devo dire di Bautista che mi sorprende quanto a volte riesca, come era successo anche ad esempio ad Aragon lo scorso anno, ad uscire poi dalle situazioni peggiori, perché dopo una caduta dove sembra aver perso comunque feeling con la moto, torna ad essere molto veloce, il risultato a parte, ma torna ad essere molto veloce in pista subito, quindi rimane assolutamente uno dei favoriti, ma anche per l'esperienza che ha in questo momento legata appunto a quel tipo di moto. Non lo vedrei mai al di fuori dei primi 5, secondo me, perché il potenziale comunque anche nelle piste in cui potrebbe essere più in difficoltà ce l'ha sempre da poter battagliare comunque nella top 10 e nelle prime 5 posizioni addirittura del mondiale, quello sicuramente. Chiudiamo il podio facendo però i complimenti ad entrambi, sia a Danilo Petrucci che al team Barni, che questo weekend può tornare a casa veramente soddisfatto con le vittorie in Supersport di Montella. Sì, vittoria in Supersport è stata bellissima anche quella di Ari Montella, e sicuramente Team Barni bravissimo nel conoscere anche queste moto, supportato molto bene da Ducati perché hanno una moto in tutte le categorie molto competitiva. Bravo Petrucci, bravissimo, ha sfruttato in quel sorpasso secondo me la sua grande esperienza, perché di moto ne ha guidate tante, addirittura per l'esperienza che ha fatto in altri campionati, secondo me gli si è accesa la lampadina proprio in quel sorpasso su Iannone, di un pilota che ha tanta esperienza sulla pista di Phillip Island, anche dal passato MotoGP, ma parliamo del passato MotoGP anche 2012, quando addirittura guidava le moto CRT con telaio Sutter, dove comunque si è dovuto costruire secondo me una visione delle traiettorie a volte un po' diversa, proprio per moto magari non così facili all'inizio da guidare, e oggi questo gli ha dato un valore aggiunto, ecco, secondo me in quel sorpasso, ma in generale nella gestione di gara con una moto sì competitiva ma che conosce anche molto bene, quindi diciamo che non ha avuto altri pensieri se non concentrarsi nel fare veramente molto, molto bene e attaccare sempre, quindi bravissimo Danilo per questo, e me lo aspetto sempre competitivo. Roberto, sfrutto un po' la tua esperienza per capire meglio e spiegare meglio un concetto. Abbiamo sentito i piloti della World Superbike che a Phillip Island si lamentavano di un extra grip. Ci puoi spiegare realmente cosa significa? Allora, da quando si utilizzano le gomme da qualifica, parliamo del moto mondiale 500, anche inizio anni 90, o meglio di quando le prime vere gomme da qualifica, c'erano anche gomme morbide ovviamente prima, assolutamente, però le prime gomme di durata magari un giro, 2 giri, cominciavano in quel periodo. Quando i piloti montavano la gomma da qualifica al posteriore, il grip era talmente elevato che in certi punti questo eccesso di grip tendeva a mandarti dritta la moto, cioè l'effetto di spinta sul posteriore è perché non c'è più un movimento di intraversamento, di derapata nella fase di ingresso in curva, perché la moto rimane veramente molto stabile, e quando si va
nella parte di inserimento la moto rimane fin troppo su un binario, quindi l'effetto, anche se poi in realtà non è così, ma l'effetto è quello di avere un extra carico sulla gomma anteriore che ovviamente non ce la fa comunque a sopportare la spinta di grip, dell'aderenza del posteriore, che invece di patinare, quindi di smorzare un po' questa cosa, tende a portarti dritto, quindi tende a tenerti la moto molto in linea. La moto non gira perché ovviamente ti sembra quasi di avere una moto più lunga che va dritta, e ovviamente l'anteriore, non avendo in quel momento lo stesso grip, extra grip come dicevi, del posteriore, e tende ad andare dritta. Quindi cosa fa il pilota? Si sporge ancora di più, tende a farla girare con il corpo, con lo sguardo, con tutto quello che ha a disposizione, con il freno in quel momento, ma rischia addirittura una chiusura di anteriore, perché deve o rallentare troppo la moto e si perde l'effetto della gomma da qualifica che ti permette anche una percorrenza maggiore e un'apertura anticipata sul gas, e quindi andare a perdere velocità. Ovvio che poi la curva la giri, ma hai perso l'efficacia della gomma da qualifica. Ed ecco che se abbiamo ancora un tracciato come il Phillip Island, dove il grip è ancora superiore, i problemi alle gomme sono stati davvero tanti, questa cosa viene accentuata ulteriormente, e un pilota magari di stazza più piccola, quindi un bautista, riesce magari a gestire meglio questa cosa, perché il trasferimento di carico che si genera sulla moto è un po' inferiore, essendo più basso, essendo più leggero, il trasferimento è un po' più controllato ed è inferiore, una cosa che ad esempio un Petrucci può sentire di più, uno stesso Iannone. E l'extra grip crea questo, non tanto sull'accelerazione, ma ti permette quell'effetto che dice il pilota: mi spinge sull'anteriore. In realtà il grip della gomma posteriore che mantiene talmente in linea la moto che non ti permette quel minimo patinamento, anche perché oggi non è che si vedano poi così tante intraversate eccessive come una volta, parlando anche delle prime stagioni Moto2, dove le moto andavano veramente tanto di traverso in staccata, sì, le supermotard. Oggi rimangono molto di più in linea grazie anche all'elettronica, e vediamo nella Superbike che quando c'è questa problematica, ovviamente il pilota ha l'impressione che l'anteriore non giri, che in effetti non riesce poi ad assorbire comunque tutta quella spinta che arriva dal posteriore, e la moto va dritta, tende a far deriva, a portarti proprio dritti, e se si insiste anche col freno si rischia la caduta. Questo è un po' la cosa che succede. Non è mai troppo buono l'extra grip, ma neanche per la fase di uscita di curva, perché c'è chi è molto preciso nella guida. Iannone, avendo guidato la MotoGP, è uno di quei piloti secondo me che sa, perché la MotoGP, essendo un telaio molto rigido, richiede questa precisione di guida. Ecco che quando c'è tanto grip, se un pilota è molto preciso, sa bene dove mettere le ruote, sa come interpretare la curva, magari ritardando un po' la traiettoria, mettendosi già in linea con la moto dritta per aprire. Altri magari che sfruttano solitamente di più il patinamento della gomma posteriore, quando hanno troppo grip fanno fatica a girare la curva, non sono veloci, perché cosa succede? Anche lì si anticipa l'apertura, si apre perché si sente fiducia, però magari non si è girata completamente la curva, allora si temporeggia col gas e non si è pronti a sfruttare tutta l'accelerazione. Questo parlando di piloti che sono magari più in grado di guidare le moto in derapata, quindi gestendo anche la derapata, che è poi quella che in piste con meno grip e con gomme con meno grip, la derapata aiuta proprio a girare, perché se c'è uno spazzolamento del posteriore ovviamente ti aiuta a girare la curva e a venire fuori più rapidamente. Poi queste sono differenze minime, però ovvio che a certi livelli perdere un decimo abbiamo visto che cosa fa, a volte scavalli di una fila, per non dire due in certe occasioni, quindi i distacchi sono veramente minimi anche per quello. Chiudiamo parlando di un debuttante, un tuo carissimo amico. Sembra entusiasta di quanto è successo a Phillip Island. Beh, intanto devo dire che, siccome ci siamo anche già scambiati dei messaggi ai primi di dicembre, quando aveva provato per la prima volta la moto con pochissimi giri, in 2 giorni 30 giri utili a Jerez, 30 giri utili ma meno sull'asciutto, perché aveva fatto veramente disastro d'acqua, brutto tempo e freddo. Quello che mi aveva scritto, che mi aveva colpito un po', è che la moto l'aveva ritenuta molto performante e entusiasmante. Già quando un pilota ti scrive entusiasmante vuol dire che gli piace, e quando a un pilota piace una moto ti fa divertire, anche se là ovviamente per i pochi giri fatti era un po' distante con i tempi e tutto, ci può arrivare a capirla bene e a sfruttarla anche al meglio. Per la pochissima esperienza che ha Sam su questa moto, è vero che ha corso in Moto2 tanti anni, ha anche un'esperienza di MotoGP, ma ormai ovviamente sono cambiate le condizioni e si parla di un po' di anni fa. Qual è la differenza grossa? Moto2 è un campionato stracompetitivo, molto veloce, ma con una moto dove conta tanto la percorrenza in curva. Mi viene in mente Jerez de la Frontera l'anno scorso, dove ha vinto, io ero giù per seguire il team, anche nei test dopo gara, impressionante, lui era veramente una spanna sopra tutti, velocissimo. Ecco che però questa grande percorrenza di curva su una moto 1000 di cilindrata, con potenze di questo tipo, con una dinamica di telaio così diversa, con il monobraccio dietro, può essere limitativa, anzi bisogna rallentarla e sfruttare la cavalleria, sfruttare bene la frenata, la cavalleria, ed è un po' la difficoltà che comunque ha riscontrato, e mi aveva anche accennato nei test ufficiali, parlando di Jerez e Portimao, dove però si è comportato bene. Qui salto di qualità soprattutto nel fatto che non ha mai sbagliato. Sappiamo che Sam è un pilota un po' incline all'errore, cioè
e tante volte purtroppo ha buttato via delle gare bellissime, delle opportunità veramente incredibili per, non mi viene da dire neanche eccesso di foga, perché in realtà è la voglia ovviamente di sentirti là davanti che ti può far fare anche degli errori. Però un pilota che a livello di talento secondo me è eccezionale. Qui è stato bravo a gestirsi, tutte le raccomandazioni varie che sono state fatte dal team e da chi lo segue in pista sono servite e ha tirato fuori il suo talento, perché comunque ha concluso in crescendo e ha concluso con un risultato, il quarto posto eccezionale. Per lui è veramente tanto, tantissimo, e come detto, siccome l'ho sentito anche entusiasta dopo queste gare, la cosa principale è quella: quando un pilota è contento e si diverte a guidare la moto può solo crescere, anche se incontrerà delle difficoltà, secondo me può fare soltanto bene. Bravo Sam, devo dire, assolutamente bravo tutto il team, perché sai, anche il team era all'esordio in Superbike, uno dei migliori lavori fatti da Sam secondo me. Gara 1 Super Pole Race, ottavo posto, gara 2 quarto posto per un pilota che debutta nella categoria, in un team che debutta nella categoria, e finire il primo weekend di un campionato che si preannuncia scoppiettante. Esatto, sì. È veramente bello, sarà secondo me uno dei protagonisti che dobbiamo tenere d'occhio. No, sono d'accordo, e lui può solo crescere, come detto, la sua prima esperienza in Superbike ha un futuro in questo campionato, anche perché è poco più di 30 anni lui, quindi è comunque giovane in proporzione. Robby, allora io ti ringrazio per questo nostro primo appuntamento della World Superbike, post gara World Superbike, qui a Crazy Motor Life. Ci vediamo per il prossimo weekend, che sarà Barcellona. Pista adorabile, io l'ho sempre adorata e penso che a tutti i piloti Superbike piaccia, perché è un bel esordio per quanto riguarda l'Europa di questo campionato. Speriamo di vedere altre gare entusiasmanti come questo weekend appena trascorso a Phillip Island. Vi ringrazio tutti, voi che ci avete seguito fino a qua. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e lasciare un commento. E se avete delle domande per Robby 44, fatele, che poi ci penso io a farvi rispondere. Certo, con grandissimo piacere, li aspetto. Ciao Robby! Ciao Giacomo, ciao a tutti, alla prossima. Ciao.